Serafino Massoni, c'è il grande problema di quando è nato il primo Dio patriarcale, e sono questioni di cui ho parlato in questo romanzo, La stirpe del serpente. La stirpe del serpente, un romanzo storico-mitologico. Voi potrete dire, ma cosa c'entra un romanzo storico-mitologico con delle questioni religiose? Bah, io vi voglio fare dei semplici esempi. A volte la storia la si può conoscere meglio leggendo un romanzo che non leggendo un libro di storia. Per esempio, nei romanzi di Lev Tolstoi, Anna Karenina, Guerra e pace, voi vi fate un'idea precisa delle campagne napoleoniche nella Russia zarista. Émile Zola, La de Black, La sconfitta. Voi vedete bene che cosa ha significato la battaglia di Sedan, 1 e 2 settembre 1870, l'ascesa della Prussia e la caduta dell'impero di Napoleone III. Alessandro Manzoni, I Promessi Sposi, la peste del 1628-1630. Potremmo andare avanti così. Sinuhe l'Egiziano. In Sinuhe l'Egiziano voi capite meglio che cosa ha significato per l'umanità del Mediterraneo il passaggio dalle armi di bronzo alle armi di ferro. Lo capite meglio che non leggendo libri di storia. Così qua, nella stirpe del serpente, romanzo storico-mitologico, vediamo come nasce il primo dio patriarcale, e anzi come nasce lo stesso patriarcato. Il primo dio patriarcale non è mica è il dio degli ebrei, non è Yahweh. Io non sto dicendo niente di nuovo. Basterebbe leggere o rileggere la grande opera di Sigmund Freud, L'uomo Mosè e la nascita del monoteismo, che il povero Sigmund Freud scrisse negli ultimi anni della sua vita, un po' a Vienna e un po' a Londra. Io lo chiamerei il canto del cigno, forse l'opera più bella di Sigmund Freud, perché in questo libro, in questo saggio, L'uomo Mosè, la nascita del monoteismo, Sigmund Freud applica la psicoanalisi alla storia, fa psicoanalisi dalla storia. Allora, la più grande rivoluzione che abbia conosciuto l'umanità è il passaggio dal matriarcato al patriarcato, e questo passaggio avviene, ma poi sarà abortito, avviene in Egitto, ai tempi dell'imperatore Amenofi IV alias Akhenaton. Siamo tra il 1400 e il 1350 a.C. Già ai tempi di alcuni predecessori di Akhenaton alias Amenofi IV, i sacerdoti dell'imperatore, del faraone, avevano già fatto dei collegamenti circa il rapporto causa-effetto relativamente alla nascita dei bambini, che ancora non si era mica capito chiaramente che i rapporti sessuali producevano i bambini. Ci sono volute tante sperimentazioni. Diciamo che tra il 1380 e il 1370 i sacerdoti possono informare il faraone Akhenaton o Amenofi IV, che sì, era proprio vero, e lo sperma dell'uomo serviva a fecondare le donne, e quindi non erano più le donne le uniche a perpetuare la specie umana, ma c'era l'apporto determinante degli uomini, l'apporto paritetico degli uomini. E questa scoperta ebbe un grandissimo impulso nei confronti del faraone, e venne elaborata
vennero elaborate le cosiddette regole della vita, vennero chiamate le nuove regole della vita. E in queste nuove regole della vita, che poi Mosè chiamerà il Decalogo, i 10 comandamenti, e proprio fu stabilito l'impianto del patriarcato. E, se non che tutto ciò comportava il passaggio dalla superiorità della donna alla superiorità dell'uomo, per cui implicava quasi necessariamente il passaggio dalle divinità femminili alle divinità maschili, ma soprattutto comportava il passaggio dal politeismo al monoteismo. Il monoteismo che poi vedremo nella cellula familiare, no? Il pater familias, che è il capo, questo capo famiglia, doveva avere un corrispondente in cielo tra gli dei e doveva essere uno solo Dio. Amenofi IV o Akhenaton, pertanto dà ordine ai suoi fedeli, ai suoi guerrieri, ai suoi leviti, di distruggere tutte le altre di eliminare il politeismo. Ovviamente questa eliminazione del politeismo avvenne tramite spargimento di sangue, perché i sacerdoti e le sacerdotesse dei vari dei e delle varie dee non erano affatto contenti di perdere il loro potere. Essi subirono la volontà del faraone sin quando il faraone morì. E quando il faraone morì, però, i sacerdoti e sacerdotesse degli infiniti dei e delle infinite dee egizie sobbilarono il popolo, e ci fu una grande rivoluzione nel corso della quale tutte le tracce di quello che aveva scoperto il faraone Amenofi IV o Akhenaton furono eliminate, tranne quel poco ma di grande valore, che uno dei fedelissimi del faraone riuscì a porre in salvo. E nel corso di questi grandi eventi rivoluzionari che avvennero attorno al 1350, dopo la morte di Amenofi IV o Akhenaton, tra l'altro sono eventi descritti molto bene nello stesso romanzo che ho citato prima, Sinuhe l'Egiziano, e Mosè, che era o uno dei figli del faraone o comunque un parente del faraone defunto, oppure un grande dignitario, assieme ad alcune migliaia di dignitari della corte del faraone defunto, riuscì a fuggire. Quindi l'egizio Mosè, riuscì a fuggire verso il delta del Nilo, seguito dai Leviti, da alcune migliaia di sacerdoti guerrieri, e gli portava con sé i nuovi regolamenti della vita che erano stati elaborati dal faraone defunto e che poi sarà chiamato Decalogo. Portavano con sé in pratica quella che poi è stata chiamata l'Arca dell'Alleanza. Arrivati nel delta del Nilo, questi leviti, questi sacerdoti guerrieri guidati da Mosè, si imposero su quel popolo di pastori che era il popolo degli ebrei, che stanziava in Egitto da qualche secolo nel delta del Nilo. E Mosè promise agli ebrei che avrebbe loro dato un Dio, un grandissimo Dio, perché questo Dio aveva scelto proprio loro come popolo eletto, e insieme si recarono verso Oriente, e dopo varie peregrinazioni finiranno con lo stabilirsi nella terra di Canaan. Ma prima di pervenire nella terra di Canaan, e nel deserto, dove c'era il monte Sinai, gli ebrei, guidati da Mosè e dai Leviti, si fermarono
perché Mosè doveva dimostrare agli ebrei che una certa cosa non era stata portata via dall'Egitto, ma che veniva direttamente concessa da Dio. Per cui Mosè e i Leviti segretamente di notte si recarono con questo tabernacolo, questa arca dell'alleanza, si recarono sul monte Sinai e vi restarono alcuni giorni e dopo questa permanenza sulla cima del monte Sinai, Mosè e i suoi accompagnatori scesero mostrando agli ebrei il segno del patto con il vero Dio, con Yahweh. Questo patto era appunto il Decalogo. Il Decalogo è la pietra sulla quale erano stati scolpiti i 10 comandamenti, che per la verità erano stati asportati dall'Egitto. Ecco, quindi noi vediamo come il monoteismo nasce in Egitto. In Egitto però sta per essere soffocato, ma viene salvato da Mosè, da una casta sacerdotale, guerriera, fedele al defunto faraone, e poi il monoteismo passa agli ebrei. In un certo senso il dio monoteista del faraone Akhenaton è generato da Akhenaton, ma viene adottato dagli ebrei. Gli ebrei entrano poi nella terra di Canaan e lì devono combattere ferocemente. Siamo diciamo attorno al 1330-1340 a.C. Devono combattere ferocemente con le popolazioni politeistiche della Cananea, della terra di Canaan, e piano piano riescono a prevalere, ad eliminare le religioni politeistiche e anche direi matriarcali, e fondano un loro regno che raggiunge il culmine della potenza attorno al 1000 a.C. con i sovrani Davide e Salomone. Addirittura ai tempi di Salomone si può dire che il regno degli ebrei, con capitale Gerusalemme, ha raggiunto una fama in tutto il Medio Oriente. Conosciamo bene i rapporti tra Salomone e la regina di Saba. Sappiamo bene che Salomone fonda e crea e costruisce il famoso tempio che porta il suo nome, il tempio di Re Salomone, che poi sarà oggetto di tragiche vicissitudini nel corso dei secoli. Quando il monoteismo è già al suo culmine e abbiamo Gerusalemme con il tempio di Re Salomone, Roma deve ancora nascere. Roma ancora non esiste, e già Gerusalemme era una grande città con il Dio monoteista. Ora vediamo però, tutto ciò noi lo troviamo scritto in quel grande libro che è il Vecchio Testamento. Il Dio degli ebrei è il Dio del Vecchio Testamento. Questo Dio, sosteneva Mosè, aveva dato agli ebrei il Decalogo. Se noi esaminiamo il Decalogo, vediamo che nel Decalogo abbiamo tutta l'impostazione del patriarcato e della famiglia monogamica patriarcale. Io sono il Signore Dio tuo, non avrai altro Dio fuori di me, che vuol dire in pratica io sono tuo marito, non avrai altro uomo al di fuori di me. Poi c'è l'altro famoso comandamento, onora il padre e la madre, ma non c'è il comandamento onora il figlio e la figlia. Se poi si dice non uccidere, poi scendiamo fino in fondo, non desiderare la roba d'altri, non desiderare la donna d'altri. Sono i fondamenti del patriarcato. La donna è equiparata alla roba, a una cosa, a un oggetto. La superiorità quindi dell'uomo nei confronti della donna. Si può dire che il testo base del patriarcato, di quello che poi diventerà il capitalismo, quel capitalismo di cui parlerà Max Weber nell'Etica protestante e lo spirito del capitalismo, il testo base del patriarcato, che poi diventerà capitalismo, è il Vecchio Testamento. Voi provate a leggere
il Levitico, e lì troverete tutta la regolamentazione dei rapporti sessuali. Dal Vecchio Testamento poi deriveranno tutti i codici civili e i codici penali. E voi prendete in mano un codice civile, un codice penale, e vedete quant'è voluminoso. E tutti i vari articoli che cosa riguardano? Riguardano la tutela della proprietà privata. La prima codificazione l'abbiamo appunto nel Vecchio Testamento: non desiderare la roba d'altri. E tra l'altro la proprietà privata risulta fondata proprio da Dio, perché è Dio che lo dice sul Monte Sinai a Mosè. E poi c'è il collegamento tra non desiderare la roba d'altri e la donna d'altri e la stessa divinità. La divinità: io sono il Signore Dio tuo, non avrai altro Dio al di fuori di me, eccetera, eccetera, eccetera. Poi il destino vuole però che il Dio ebraico, Yahweh, che poi altro non è che il Dio egizio, il Dio di Amenofi IV, Akhenaton, Aton, il sole, precisando però che per il faraone Akhenaton, questo Dio supremo non poteva avere delle immagini, e il sole era soltanto un lontano simbolo di questo Dio. Quindi già la divinità patriarcale, monoteistica, faraonica nasce con, diciamo così, l'allontanamento delle varie rappresentazioni. Si concede soltanto in via eccezionale che a rappresentare questo Dio unico ci sia il sole, Aton, ma non è il sole il Dio però. Il sole è soltanto la rappresentazione visibile del Dio, il quale è una realtà spirituale che non è possibile neanche rappresentare in nessun modo. Infatti il Dio degli ebrei non è rappresentato in nessun modo. Allora cosa succede? Che il destino vuole che questo Dio Padre monoteista, patriarcale, questo Dio Padre generi un figlio che si chiama un figlio che si chiama Gesù, il quale Gesù però che nasce in Palestina. Gesù nasce in Palestina, però Gesù si dice che è anche figlio di Dio, si suppone che sia figlio di Yahweh si suppone, ma non è chiaro, perché poi Gesù diventa Gesù Cristo, e Cristo è la seconda persona della divina, della Santissima Trinità, che non sarebbe più Yahweh, sarebbe un altro Dio, il Dio cristiano appunto Cristo, ma questo Cristo nasce però in Palestina, Nazareth, Betlemme, è anche lui un semita, è un semita come il Dio Padre. E da Betlemme poi la dottrina di Gesù Cristo, figlio di Yahweh, perché il Nuovo Testamento è figlio del Vecchio Testamento, e così Gesù Cristo è figlio di Yahweh. Questa nuova religione dalla Palestina poi va a conquistare l'impero romano, ma diversamente da quello che successe con gli ebrei, che imposero la propria religione con le armi nella terra di Canaan, la imposero con le armi. Ci furono guerre secolari tra gli ebrei e gli indigeni della terra di Canaan. Diversamente da quanto avvenne con l'ebraismo, il cristianesimo, la religione di Cristo figlio di Yahweh, non si è imposta con le armi, si è diffusa nell'impero romano, e ad un certo punto qualche imperatore, cominciando da Costantino, disse: a me il cristianesimo piace, ma io lo metto come religione, diciamo così, mia preferita. Quindi
il cristianesimo, diversamente dall'ebraismo, non dovette combattere per entrare dentro un impero. Sì, nei primi secoli fu combattuto, esso cristianesimo fu combattuto, ma non dovette combattere con le armi. A un certo punto arrivarono degli imperatori romani, innanzitutto Costantino e poi Teodosio, che dissero: ecco, il cristianesimo mi piace, lo prendo come mia religione, per cui il cristianesimo si trovò all'improvviso ad essere, si dice, cooptato, preso, preferito dallo stesso impero romano. Ecco il motivo per il quale il cristianesimo non l'ha abolito il culto delle immagini. Non poteva abolire il culto delle immagini il cristianesimo, perché il cristianesimo era stato preso come religione favorita dagli stessi imperatori. Non abolì. Il cristianesimo dentro l'impero romano trovò le immagini degli dei, dei semidei, degli eroi, degli imperatori. Che fece? Tolse queste immagini, queste statue, e al posto di ciascuna di queste statue ci mise la statua di un santo o di una santa, e via di seguito. Ci fu un passaggio, quindi un passaggio esangue dal culto delle immagini del paganesimo romano al culto delle immagini del cristianesimo, cosa che non avvenne invece con gli ebrei, perché gli ebrei eliminarono con le armi gli idolatri della terra di Canaan. Stessa cosa è capitata con un altro figlio di Yahweh, un altro figlio di Yahweh, Allah. Allah è nato dopo. Yahweh è nato attorno al 1300 avanti Cristo all'incirca. Yahweh 1300 avanti Cristo, anche se Aton era nato prima in Egitto, dopo fu portato in Palestina e prese il nome di Yahweh. Quindi tra il 1350 e il 1300 nasce Yahweh. Poi attorno a quello che si chiama nel mondo cristiano anno zero, ai tempi dell'imperatore Caio Giulio Cesare Ottaviano Augusto, nasce Cristo. Sì, è chiamato Gesù, però è Gesù Cristo. La religione non si chiama la religione gesuitica, si chiama religione cristiana, o anche religione paolino-cristiana o cristiano-paolina. E invece il Dio Allah nasce dopo, nasce ancora più tardi, nasce attorno al 600 d.C. Lo fanno, diciamo così, che la religione di Allah, il cui profeta è Maometto, inizia nel 600 d.C. all'incirca, nella penisola arabica, in quella che era l'Arabia Felix, 650 dopo Cristo, ed è diciamo così di derivazione ebraico e giudaica cristiana, la religione del Dio Allah. Anche la religione del Dio Allah è diversamente dalla religione del Dio Cristo e analogicamente con la religione del Dio ebraico non vuole il culto delle immagini. Ma perché l'islamismo, come l'ebraismo, non vuole il culto delle immagini? Per lo stesso motivo per cui non lo vuole l'ebraismo, e cioè anche gli islamici, come gli ebrei, ma diversamente dai cristiani, imposero il culto di Allah con le armi. Ci furono battaglie feroci in Arabia, prima che Maometto potesse imporre il culto dell'unico Dio patriarcale Allah. E dovettero essere eliminati tutti gli idolatri, ma gli idolatri dovettero essere eliminati con le armi. Per cui niente culto delle immagini. I cristiani non furono obbligati a eliminare il culto delle immagini, perché erano stati cooptati dolcemente dentro l'impero da Costantino e poi da Teodosio. Non fecero altro che sostituire delle immagini cosiddette pagane con le immagini cristiane. Invece no, e l'islamismo
come l'ebraismo elimina tutto il culto delle immagini. E poi notiamo una cosa singolare, una cosa singolarissima, anzi direi, che stranamente questo il Dio Padre, Yahweh, che viene sempre dipinto come un Dio terribile che mette paura, però stranamente questo Dio terribile sembra, che è un Dio Padre, sembra che sia molto 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 migliore dei suoi figli, il Dio Cristo e il Dio Allah. Perché? Ma perché i figli che dovrebbero essere più buoni del padre, che hanno fatto? Questi due figli, Cristo e Allah, hanno la pretesa di voler estendere la loro religione in tutto il mondo, hanno la pretesa di essere loro depositari della verità e quindi tendono a evangelizzare tutti gli altri. Mentre Dio Yahweh è un Dio discreto, no? Che si accontenta di stare col suo popolo e il suo popolo non va in giro per il mondo per cercare di far cambiare religione agli altri. No, gli ebrei non fanno proselitismo, gli ebrei se ne stanno buoni con il loro Dio e non vanno in giro a dire che il loro Dio è migliore degli altri. Invece i due dei figli di Yahweh, il Dio Cristo e il Dio Allah, hanno la pretesa di voler diffondere se stessi tramite i propri fedeli in tutto il mondo. Per cui abbiamo che sia i cristiani che gli islamici non fanno altro che andare in giro per il mondo e cercano di convertirti dicendo che la loro religione è migliore della tua. Differiscono in questo, che sono un pochettino, come dire, un pochettino vanagloriosi, pretendono di possedere la verità e te la vogliono imporre pure, Ma poi c'è una cosa ancora più strana, ancora più sorprendente. Il Dio degli ebrei, Yahweh, non ha creato né l'inferno né il paradiso, perché il Dio Yahweh, il Dio degli ebrei, è un Dio concreto, è un Dio padre, è un Dio saggio. Ai suoi fedeli, che sono gli ebrei, il paradiso e l'inferno non glieli dà nell'aldilà, non glielo dà, perché dell'aldilà non c'è esperienza, è un Dio concreto. Il paradiso e l'inferno, il Dio Yahweh, ai suoi fedeli lo dà su questa terra. Se i suoi fedeli rispettano i suoi comandamenti, il paradiso lo avranno su questa terra. Se i suoi fedeli non rispettano i suoi comandamenti, l'inferno l'avranno su questa terra. Per cui gli ebrei hanno la prova continua e concreta del fatto che Dio voglia o non voglia loro bene e sanno come agire. E tant'è vero che gli ebrei hanno anche il controllo della finanza a livello internazionale. Non è il caso che da quando è nata la religione di Yahweh, gli ebrei hanno sempre monopolizzato la finanza. Sempre. Il patriarcato, il capitalismo, altro che Max Weber e l'etica protestante, lo spirito del capitalismo. La religione ebraica, è la religione ebraica che ha determinato il fatto che gli ebrei siano sempre stati i padroni delle operazioni bancarie, dei sistemi monetari. Per questo motivo, dipende dal Dio Yahweh, perché il Dio Yahweh non ti dice: se sei bravo ti mando in paradiso nell'aldilà, se sei cattivo ti mando all'inferno nell'aldilà. No, te lo dimostra subito su questa terra. E gli ebrei hanno la prova concreta, ce l'hanno proprio sotto gli occhi. Invece i due figli, Cristo e Allah, non solo hanno la pretesa di voler fare il proselitismo, ma hanno creato anche l'inferno e il paradiso, che sono nell'aldilà e tu non li puoi vedere. E il paradiso sia degli ebrei, il paradiso sia dei cristiani che degli islamici dicono che sia qualcosa di meraviglioso, di stupefacente, che non si può neanche descrivere, e anche l'inferno. E tra l'altro una delle caratteristiche fondamentali dell'inferno è che è peggio dell'ergastolo che conosciamo noi, perché l'ergastolo che conosciamo noi finisce quando tu muori,
Ma l'inferno non finisce mai, perché nell'aldilà, quando tu vai all'inferno, che tu vada all'inferno o al paradiso, vai incontro all'eternità, solo che in paradiso è un'eternità di felicità, e all'inferno invece è un'eternità di sofferenza in mezzo al fuoco. Quindi voi capite qual è l'infinita crudeltà dei due figli di Yahweh. Non solo sono vanitosi perché ritengono che la loro sia la vera religione e la vogliono portare in tutto il mondo, ma ti hanno creato pure l'inferno. L'unica differenza, mi pare, tra l'inferno cristiano e quello islamico, mi pare, l'unica differenza, sono entrambi eterni, però mentre l'inferno cristiano vale per tutti i cattivi, quelli morti in peccato mortale, invece l'inferno islamico mi pare di ricordare che comprenda due categorie di dannati. La categoria dei dannati perché miscredenti, perché non credenti in Allah, quelli l'inferno ce l'hanno per l'eternità. Invece i dannati così, per i reati normali, ma non miscredenti, per loro l'inferno durerà un certo numero di secoli e poi andranno anche loro in paradiso. Però sempre inferno è. Le due divinità figlie, i due figli hanno creato l'inferno. In più hanno la pretesa di diffondere la loro religione in tutto il mondo. Hanno creato lo spirito missionario, no? E ti vengono a convincere che tu sbagli e che loro hanno ragione. Ecco, cari amici, alla fin fine, se proprio uno vuole scegliersi un Dio patriarcale, credo che la soluzione migliore che scelga è il Dio Padre. Il Dio Padre è di solito il padre più saggio dei figli. E il Dio Padre, il Dio Yahweh, che né c'ha la pretesa di mandarti in giro per il mondo a convertire gli altri e neanche ha creato per te l'inferno e il paradiso. Il Dio Yahweh, coerentemente con il fatto di essere il Dio Padre, quindi un Dio saggio, pieno di saggezza, come sono tutti i padri, se non altro perché hanno vissuto di più, non ha creato inoltre né l'inferno né il paradiso. Molto concretamente, egli inferno e paradiso te li fa conoscere su questa vita. Se sei buono secondo la sua volontà, ti fa conoscere il paradiso su questa vita, su questa terra. Se sei cattivo, secondo la sua volontà, ti fa conoscere l'inferno su questa vita. Ora, cari amici, queste cose io le ho tratte, cioè di queste cose io ho parlato nel romanzo La stirpe del serpente, che voi trovate in una qualsiasi buona biblioteca comunale dove lo potete leggere senza spendere un solo quattrino. Va bene? Io vi ringrazio se mi avete ascoltato e a tutti voi tanti saluti da Serafino Massoni.